Bentornati nel santuario dove il luccichio delle copertine si assottiglia fino a lasciare nudo il battito più vero dell'esperienza umana. Stai guardando Celebrita dalla Turchia, l'unica destinazione nel panorama digitale che rifiuta la scorciatoia della superficialità e sceglie la strada impervia della verità e della risonanza emotiva. Oggi non parliamo di un copione, di ascolti o di passerelle. Oggi scendiamo in una storia fragile e profonda, l'incrocio spaventoso tra paternità, perdita e una lealtà che non ha bisogno di urlare, perché sa sussurrare nel buio. Stiamo parlando di Kenyomen e della tempesta che ha invaso la sua vita privata, e del faro inatteso che ha preso forma nel profilo di Dimet Özdemir. Prima di affrontare queste acque agitate, vi chiediamo di restare ancorati alla nostra comunità. Iscrivetevi al canale, mettete un like per onorare la dignità di questa storia e, per chi desidera sostenere un racconto indipendente e di alta qualità, vi invitiamo a cliccare sul pulsante Join. È grazie al vostro sostegno che possiamo tenere accese le luci e continuare a raccontare. Adesso entriamo nella penombra, dove un padre difende il legame più prezioso. Nel panorama abbagliante dello spettacolo turco, dove i riflettori spesso coprono i sussulti silenziosi della realtà e gli applausi fanno dimenticare i bisbigli dell'anima, un silenzio inquieto ha cominciato a muoversi tra i corridoi delle produzioni e gli angoli discreti delle caffetterie di Istanbul. Non si parla di traguardi di carriera o di incassi stellari, si mormora di Kenyomen che attraversa forse il tratto più difficile della sua vita adulta. È l'immagine di un uomo dentro un labirinto di ansie legali e scosse emotive che pochi saprebbero reggere con la compostezza che lui, finora, ha mostrato. Non è il solito fruscio di vanità celebri, non è l'ennesima polemica su un titolo di testa o uno scatto invadente. È una contesa che preme sui punti più protetti e teneri del cuore, lì dove l'identità e la paternità si urtano contro gli spigoli taglienti dell'incertezza giudiziaria. Da fonti ben addentro alle dinamiche legali, e da confidenze sussurrate da chi conosce l'uomo oltre il personaggio, filtra la notizia che il passato di Khan è tornato a bussare con forza al suo presente. Si racconta che la sua ex moglie abbia formalmente chiesto al tribunale di rivedere gli accordi di affidamento riguardanti il loro bambino. A chi non ha vissuto certe stanze può sembrare routine amministrativa, carte che passano da una scrivania all'altra. Ma per un padre è un terremoto. È un gesto carico di conseguenze che si dilatano nel tempo. I bisbigli insistono che sul tavolo ci siano nuovi confini, limiti proposti che potrebbero incidere come bisturi nei momenti per cui Khan vive. E, come sempre, il giudice dovrà misurare ogni passo con l'unico principio del superiore interesse del minore, un ideale nobile e indiscutibile che, nella pratica, condanna i genitori a mesi insonni, a un limbo dove nulla è garantito e il domani si fa fragile come vetro. Per ora nessuna decisione è stata sigillata, ma l'aria attorno a Khan è descritta come tesa, carica dell'elettricità dell'attesa. Gli amici confidano che questo processo stia scavando solchi invisibili nelle sue giornate, trasformando la routine in un susseguirsi di sale d'aspetto, firme senza fine e un'ansia che si insinua anche nelle ore più silenziose della notte. Basta un istante per figurarsi il suo fardello, la paura paralizzante che i piccoli rituali della vita. Le mattine cominciate tra briciole e risate, i pomeriggi cuciti di avventure minuscole, possano essere dosati da un decreto partorito in una stanza illuminata al neon e scritta in un linguaggio più freddo del marmo. È un timore che rosicchia i bordi della calma, il presentimento che la mappa dei suoi giorni con il figlio possa essere ridisegnata con meno punti, meno domeniche, meno occasioni per essere il padre che vuole essere. Proprio nel cuore di questa tempesta, quando il passato stride più forte contro il presente, un altro nome è riemerso con una costanza quieta e innegabile, Dimet Özdemir. C'è stato un tempo, non lontano, in cui il racconto di Khan e Dimet sembrava avere chiuso il suo ultimo capitolo, riposto tra i volumi del Com'era una volta. Le loro strade si erano divise, la vita era avanzata con il ritmo implacabile che conosciamo, e i nuovi obiettivi professionali erano stati fissati con decisione. Eppure, quando le acque intorno a Khan si sono fatte più ruvide, qualcosa nell'aria è cambiato. Non è uno spettacolo. Non è una reunion in posa, studiata per saziare l'appetito delle telecamere e far lievitare i click. È, dicono, una solidarietà che si apre piano, come una mano tesa nel buio.
Sulle soglie del racconto si accenna a messaggi nel cuore della notte, piccoli ponti lanciati sul vuoto digitale, e a telefonate che restano appese anche quando finiscono le parole, riempite dal silenzio comodo di due persone che riconoscono i linguaggi non detti l'uno dell'altra. L'aiuto di Dimet, raccontano, è concreto, misurato, privo di teatralità. Non inonda il mondo con promesse altisonanti, non semina frasi criptiche per solleticare i curiosi. Non recita cura, la pratica. Si parla di conversazioni pacate dove le paure più profonde di Khan trovano un tetto provvisorio, di tempi ritagliati lontano dagli obiettivi e dai microfoni. Qui non si tenta di accendere al neon un amore da copertina, si prova a tenere fermo un amico che fissa un abisso. E tuttavia il cuore umano è un archivista testardo, conserva echi, profumi, brandelli delicati di ciò che è stato. È possibile che sotto la cenere sia rimasta una brace, in attesa della raffica giusta per tornare a brillare? Oppure è la prova adulta di un sentimento trasformato in qualcosa di più stabile, meno infiammabile, una lealtà che non sparisce quando scorrono i titoli di coda? Per Khan, questa storia è un crogiolo che mette alla prova l'acciaio del carattere. Chi gli è vicino descrive un uomo riservato, geloso della sua privacy, e visceralmente devoto a suo figlio. Ora, nei vuoti tra un'udienza e l'altra, quando il peso sembra troppo per una sola spalla, c'è un filo che lui stesso definisce inestimabile. Il sostegno sobrio di Dimet. In un'epoca in cui gli ex spesso si sfidano nella piazza digitale, la dignità silenziosa di Dimet è un'eccezione. Voi che ne pensate? Credete che una grande storia possa diventare una grande amicizia, o una lealtà così, dopo un addio, sia una rarità? Scriveteci nei commenti, perché le vostre storie ci guidano. E ricordate, il pulsante Join è il modo migliore per permetterci di continuare a portarvi questi approfondimenti rispettosi e pieni di sfumature. Il vostro sostegno è la spina dorsale di Celebrita dalla Turchia. Nessuna parata di gesti plateali, nessuna passeggiata coordinata sotto i flash, nessuna didascalia affannata per accendere la frenesia dei fandom. Esiste un patto più quieto, quasi sacro. Dimet non interviene per comandare la narrazione, si fa spazio per ascoltare l'uomo. Offre a Khan un luogo dove deporre il peso di dover essere sempre inamovibile e tornare a respirare da essere umano. Gli incontri, dicono, avvengono in anfratti discreti della città, scelti non per il brivido del segreto, ma per la gentilezza semplice della privacy. Il glamour che un tempo seguiva i loro nomi scivola via in questi momenti, lasciando qualcosa di nudo e resistente, due persone che parlano con cura. La domanda che rimbalza nelle sezioni commenti e sopra i caffè è inevitabile: dove porterà tutto questo? I cinici sostengono che la vicinanza nata da una crisi non regga il tempo. Che quando si sedimenteranno le carte e l'adrenalina calerà, svanirà anche il legame. Gli animi più romantici, invece, giurano che le difficoltà svelino l'essenza, che i legami temprati dal fuoco non si spezzano, cambiano forma, crescono, diventano quasi indistruttibili. E il fatto che Dimet scelga il silenzio, invece delle dichiarazioni pubbliche, alimenta l'enigma. La sua calma sa di intenzione. Un rifiuto di distrarre dal centro della battaglia di Khan, un voto a proteggere ciò che è fragile finché non è pronto a farsi chiamare per nome. Nel frattempo il dibattito in rete crepita. I feed si riempiono di letture opposte. Una parte del pubblico vede in tutto ciò un esempio luminoso di maturità, due persone che si sono volute bene e trovano una nuova forma, fatta di rispetto e gratitudine per la storia condivisa. L'altra metà sussurra che certi cuori non si spengono mai del tutto. Se le chiamate si allungano oltre la mezzanotte e il conforto scende più in profondità dell'amicizia, forse sotto la superficie respira ancora il sentimento che accese tutto. Resta un fatto: i nomi di Khan Yaman e Dimet Özdemir tornano a essere pronunciati insieme, non per un progetto, un copione o una prima, ma per un bivio che misura il carattere. Si dice che Khan si sia ritirato in se stesso, preferisca angoli quieti alla folla, la quiete al clamore dei tappeti rossi. Le riunioni tattiche si confondono con albe ansiose. Ci sono notti in cui il futuro sfarfalla e lui immagina un calendario con meno giorni condivisi con suo figlio, e il pavimento gli sembra inclinarsi sotto i piedi. In quel mondo che si inclina,
Avere accanto qualcuno che ricorda la sua versione ordinaria, oltre gli applausi, non è un lusso, è una corda lanciata a chi lotta contro la corrente. Dall'altra parte del quadro, l'ex moglie di Cam mantiene il silenzio. Gli addetti alle dichiarazioni ufficiali non hanno nulla da offrire. I dettagli sono trattenuti dal riserbo del diritto di famiglia, e il tribunale procede con il suo ritmo lento e implacabile. Ogni rinvio amplifica la suspense, ogni parola non detta diventa più rumorosa nel vuoto. Quando la decisione arriverà, aprirà un nuovo capitolo, forse il più determinante finora, non solo per Khan, ma per tutti coloro che orbitano attorno al bambino al centro di questa costellazione fragile. La solidarietà di Dimet sfugge alle etichette facili. Non sfila, sostiene. Non si esibisce, protegge. Ricorda che, anche in un mondo di immagini patinate e filtri perfetti, le cose silenziose contano ancora di più. Per ora, entrambi tengono la dignità vicina e le parole poche. Le telecamere cercano indizi, i fan vivisezionano sguardi e gesti, e noi aspettiamo il colpo di martelletto che ridisegnerà i giorni a venire. In fondo, non è soltanto il racconto di due volti famosi. È una storia di resistenza dell'animo davanti alla minaccia della perdita. È il potere di farsi trovare, quando le luci sono spente. Piccoli atti, un altro messaggio, uno sguardo fermo, la promessa di esserci, fanno da argine alla disperazione. L'universo del gossip tesse già nuovi fili, scommette su epiloghi, legge i fondi di caffè e trattiene il fiato per dettagli che potrebbero emergere da un giorno all'altro. Ma per Khan, e per Dimet, l'unico pubblico che conta è quello nello specchio, e l'unico critico è la voce quieta della coscienza. Noi resteremo di guardia su questa storia in evoluzione, raccontando senza giudizio, ma con empatia. Grazie per aver camminato con noi in questo paesaggio emotivo. Questa è stata una presentazione speciale di Celebrita dalla Turchia. Se questo racconto vi ha toccato, non dimenticate di mettere like, iscrivervi e attivare la campanella. E per chi vuole aiutarci a tenere alta la qualità del nostro lavoro, il pulsante Join è la porta d'accesso per sostenere la nostra missione. Alla prossima, prendetevi cura di chi amate e ricordate, la vera lealtà sussurra. Arrivederci.